Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi qui con me c'è Natalia. Ho voluto realizzare su di lei un look classico ed elegante. Un make-up che potrebbe essere indossato su un red carpet. Con il suo sorriso sono certa che attirerà l'attenzione. Spero piaccia anche a voi. Per prima cosa ho reso la pelle morbida ed elastica usando una crema idratante della Collistar, massaggiandola sul viso e sul collo. Poi ho usato l'Hydra Zen di Lancôme, picchiettandolo come sempre sotto l'occhio e ho aspettato che le creme si assorbissero. Per dare al viso un effetto pieno di luce, ho steso la Strobe Cream di MAC in maniera molto delicata con un pennello e si può già vedere come la pelle rifletta la luce e si illumini. Con il Prep più Primer di MAC ho uniformato le labbra perché poi andrò ad utilizzare un rossetto e sarà importante avere le labbra molto lisce. Per un risultato impeccabile ho scelto come fondotinta lo Studio Fix di MAC, nella colorazione C20, così da essere certa di avere una buona coprenza senza però creare nessun effetto maschera. Dalla paletta di correttori MAC ho usato un colore pescato per camuffare le parti sotto l'occhio che sono naturalmente più scure tendenti al viola e la uso anche come base per la palpebra, così sarà più uniforme. Con il concealer di Saint Laurent nella colorazione 3.5 ho illuminato il viso. Ho scelto una colorazione simile alla pelle per creare un incarnato omogeneo. Con la matita di Zoeva invece nel colore Cineros, spero di averlo pronunciato bene, ho riempito le sopracciglia senza esagerare, ma comunque è un look dove devono essere ben ordinate. Poi con la Kohl Pencil di Max Factor ho delineato una riga all'attaccatura delle ciglia e non mi sono preoccupata che fosse precisa o dritta. Infatti l'ho sfumata con un pennello ricreando la stessa linea nera sfumata anche sotto e applicando poi anche il colore dentro. Come ombretti ho scelto la Caffeine di Diego Dalla Palma e la The Starlet di Marc Jacobs e ho iniziato con il colore mocha per creare un colore di transizione sulla piega dell'occhio. Poi con il colore cappuccino l'ho sfumato anche verso l'interno per accentuare l'ombra naturale e l'ho resa più luminosa con questo marrone della paletta di Marc Jacobs. Sempre dalla stessa paletta poi ho usato questo rosa da riflessi champagne per illuminare la palpebra mobile. Con un pennello angolato ho applicato il colore espresso sopra la riga che avevo tracciato e questo mi darà una maggiore tenuta alla matita, evitando che perda di intensità o addirittura che coli. Con la True Match Mineral Powder di L'Oreal ho fissato il make-up sotto l'occhio e sui punti del viso che non voglio diventino lucidi. Per questo look ho scelto di non creare nessun contouring né in polvere né in crema. Ho preso invece dalla mia paletta di Terre d'Inglot un colore caldo e ho semplicemente disegnato delle ombre sul viso. Dall'Unfiltered 2 di Nars ho applicato i due blush centrali che sono più pescati e shimmer e che si fondono bene con la terra. Poi con una cipria compatta ho marcato meglio la zona della guancia sotto allo zigomo così da esaltare l'effetto della terra e del blush. Con la Backstage di Dior ho illuminato lo zigomo, l'arcata sopraccigliare, il naso e il bello di questa paletta è che mischiando i colori tra loro si crea un gioco di luce caldo-freddo molto bello. Dopo aver piegato le ciglia ho applicato il mascara e ho scelto il Pump and Volume di Dior. È un mascara molto cremoso, già alla prima passata si vede che c'è subito tanto prodotto sulle ciglia. Ah, ecco, e se dovesse accadere niente panico, basta far asciugare un pochino e poi togliete tutto con un cotton fioc. Per aprire lo sguardo poi l'ho applicato anche sulle ciglia inferiori. Per le labbra ho utilizzato la matita di Gigi Hadid per Maybelline nel colore Lani.
Come rossetto ho utilizzato questo di Estée Lauder nel colore Little Red, che è un rossetto che è uscito qualche anno fa e che amo tantissimo perché secondo me è il massimo dell'eleganza e della classe. Peccato non sia più in commercio. Infine ho usato il fixer di MAC nella fragranza Coconut e questo è il look finito. Se il video vi è piaciuto mettete un pollice all'insù e iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella se volete essere sempre aggiornati sui nuovi make-up che realizzerò. Ci vediamo al prossimo trucco!